Il Kazakistan, una delle nazioni più vaste e meno popolate di tutto il pianeta. Siamo nell'estremo oriente del paese, nell'oblast di Almaty. In questa prima parte del viaggio esploreremo due volti completamente opposti di questa terra immensa, dal caldo torrido delle dune che cantano nel deserto fino ad arrivare alle pendici innevate dei colossi del Tian Shan che sfiorano i 7000 metri. Attraverseremo strade solitarie, steppe infinite facendo tappe lungo il percorso nei posti più belli. Guaderemo fiumi, ci accamperemo in praterie dove i cavalli selvaggi corrono ancora liberi. Un viaggio nel cuore di un paese poco conosciuto, ma di una bellezza naturalistica mozzafiato. Signori, un grande benvenuto dal Kazakistan. Siamo piuttosto sfiniti con le classiche soluzioni economiche che prendiamo, però siamo arrivati di mattina, abbiamo fatto tutto questo grande parto, abbiamo affittato il nostro pick-upone e sfossando tra le montagne della steppa stiamo adesso raggiungendo la Singing Dune, che è questa duna che loro dicono che, questo non ci credo finché non lo vedo, che se ti rotoli giù a valle dovresti sentirla cantare. Non mi è chiaro il perché di questa cosa, però adesso lo scopriamo. Abbiamo fatto uno sterrato infinito correndo come dei pazzi con il nostro pick-upone preso apposta e il paesaggio è sterminato ed è un paesaggio piuttosto semplice, quello kazako della steppa, dove non c'è praticamente niente ma solo tanta polvere. E adesso saliamo su quella duna. Siamo arrivati sulla cima di questa Singing Dune che sarà alta almeno centinaio di metri. È stato molto faticoso, c'è il sole che tramonta e adesso, secondo la tradizione, ci lanciamo a capofitto qua sotto. Allora, io personalmente credevo che questa cosa della Singing Dune fosse una turistata per attirare gente così, ma invece suona davvero una cosa troppo strana, che tu scendi, porti giù tantissima sabbia ed è come se vibrasse, ma fa un suono cupo che mano a mano si amplifica, più sabbia porti giù e più si amplifica. Ora ve lo faccio sentire, non so se si riesce, comunque non è proprio intenso, però assurdo, bellissimo, veramente stupendo. Cose più fuori di testa che abbia mai sentito. Assurdo. C'ho una duna dentro le scale. Benissimo ragazzi, dopo la nostra gita alla Singing Dune siamo arrivati in questo camping che purtroppo è obbligatorio perché non lasciano campeggiare in giro, anche se ci sarebbe piaciuto molto. Però il posto è molto grazioso anche perché in realtà è semplicemente una casa recintata con nessun servizio, quindi noi dormiremo, pianteremo le tende qui. Abbiamo un quantitativo di polvere addosso indecente, sta uscendo da qualunque posto. Fortunatamente c'è un tubo dell'acqua e ci daremo una sciacquata, la prima di poche. Signori, buongiorno. Ci siamo svegliati nella steppa. Non c'è niente dietro di me a parte quella struttura che sembra il bagno di Shrek. Ci siamo addormentati con 36 gradi, ci siamo svegliati con una ventina, si sta proprio bene. Siamo letteralmente nel niente. Adesso ci rimettiamo in viaggio. Usciti dalla zona desertica della Singing Dune, ci rimettiamo in macchina attraversando centinaia e centinaia di chilometri di steppa. Il paesaggio non è molto vario qui in pianura, tuttavia di posti in mozzafiato ne esistono tanti e prima di arrivare alla destinazione finale del viaggio decidiamo di fare tappe intermedie nei più belli. Le distanze sono immense qui. La prossima tappa sono il gruppo dei laghi del Kolsai
Il primo lago è il più turistico perché è raggiungibile in macchina, al secondo non ci va quasi nessuno perché bisogna camminare 10 km e i kazaki non sembrano molto avvezzi al trekking. Anche qui siamo riusciti a inventarci una strada creativa. Il trekking ha richiesto più tempo di quanto avevamo pensato, i cartelli sottostimavano la distanza e alla fine abbiamo fatto 3 km in più, costringendoci a camminare e a guardare i fiumi col buio al ritorno. Una volta ripresa la strada principale abbiamo caricato letteralmente nel nulla un autostoppista kazako che si è presentato con il nome di Almaty King e che faceva il rapper. Ci ha rappato le sue canzoni tutto il tempo durante il viaggio. Esperienza impagabile. Abbiamo scarrozzato il maestro per 200 km e poi abbiamo trovato un posto dove passare la notte. Bene ragazzi, abbiamo trovato un B&B last minute in un paese sperduto con una strada improbabile per arrivare. Ci siamo fatti la prima doccia calda della vacanza, è stato incredibile. La cosa ancora più assurda è che questo B&B è tipo gestito da 2 o 3 bambine di 11 anni, non c'è nessun altro in questa casa tranne gli ospiti e noi, e ci sono queste 3 bambine che amministrano tutti e ora ci hanno chiesto di fare con loro una partita a 1, cioè questo viaggio non ha senso. Yes. Cambio giro, Tocca a me. Zitto, cambio giro, Tocca a me. tocca ad Antonio. E basta, è finito. In tutto questo è saltata la corrente da un po' e ci siamo dovuti fare la doccia con le torce frontali ed è tutto così meraviglioso qui. Ripartiamo al mattino presto, sgonfiamo le ruote del fuoristrada per percorrere la strada più orribile che abbia mai fatto in tutta la mia vita. Rocce appuntite ovunque e pericolo caduta massi ogni volta che avevamo una parete di lato, e ce n'erano molte. Fortunatamente non abbiamo trovato fango, altrimenti sarebbe stato molto molto peggio, dato che le ruote che avevamo in dotazione dovevano essere cambiate almeno 100.000 km fa, ma i kazaki hanno un concetto di usura abbastanza diverso dal nostro. Era più avanti, più avanti. Benissimo signori, siamo arrivati a Turgen, posto consigliato dal King di Almaty, ovvero dall'autostoppista a cui abbiamo offerto un passaggio, che ci ha detto di andare assolutamente a Turgen, che è un altopiano bellissimo dove tutti possono campeggiare in maniera libera, ed è esattamente quello che abbiamo fatto. Siamo arrivati qua con una strada orribile, era una roba devastante, ci siamo divertiti un casino, sembrava di essere in una lavatrice. Ci siamo messi qua a fianco al fiume, è veramente un posto meraviglioso. E così montiamo la tenda e andiamo a goderci il tramonto. Trovo i cavalli uno degli animali più belli del mondo e qui pascolano e galoppano liberi. Una cosa incredibilmente banale per i paesi dell'Asia centrale, ma che in Italia non siamo affatto abituati a vedere. Mentre il sole cala, i pastori comandano e guidano la mandria e noi nel frattempo rientriamo nelle nostre tende e ci prepariamo qualcosa da mangiare. Signori, un caloroso buongiorno da Turgen, diluviato tutta la notte. Avevamo il cassone del pick-up che era pieno d'acqua, potevamo farci una piscina. Adesso l'abbiamo ruotato a valle in modo tale che ha scolato tutto, come vedete un po' tutto bagnato, e purtroppo il sole non si decide a uscire, quindi sarà impossibile asciugare le tende. Questo vuol dire che dovremmo smontare tutto, andare a valle o trovare un punto che c'è un po' di sole e riaprire tutto quanto per farlo asciugare, perché altrimenti si crea un pasticcio pieno di muffa dentro. E finalmente, dopo quasi 1000 chilometri percorsi, ci dirigiamo verso la destinazione finale del viaggio, la catena montuosa del Tian Shan.
Arriviamo il pomeriggio, dobbiamo ancora ritirare i permessi per varcare il checkpoint militare, quindi non possiamo avventurarci nella valle di sera e ci appoggiamo ad un campo yurta situato proprio lì all'ingresso. Visto che c'eravamo, abbiamo chiesto ad un gruppo di pastori se ci facevano fare un giro a cavallo e un po' perplessi hanno acconsentito. Allora ragazzi, abbiamo preso i cavalli, ce l'hanno dati senza chiederci minimamente nulla, siamo troppo imbranati, sono tutti kazaki che ci prendono in giro e c'è Tez dietro che adesso non riesco a inquadrare, che non riesce proprio a governare il suo, siamo troppo deficienti. Credo che gli abbiamo fatto pena per quanto eravamo goffi e ci hanno dato un po' di vodka e di formaggio di capra, così. Che ha detto? Oh, il bro ci ha preso in simpatia e ci sta offrendo la vodka. Allora abbiamo un problema perché domani mattina volevamo andare al Khan Tengri, che è questa montagna decisamente bella e grande. Il problema è che è una zona di alto interesse minerario kazako e quindi il permesso per accedere a quell'area vale solo fino a un certo punto. Questa cosa noi non lo sapevamo, anche perché il furbone che ci ha fatto i permessi non è stato proprio chiarissimo. Quindi niente, organizzeremo la giornata così come capita, cercheremo di trarne al meglio, non possiamo fare il sentiero che ci eravamo prefissati di andare, faremo comunque un bel fuoristrada. E adesso vi mostro la yurta dove dormiamo questa notte. Si sta di un caldo qui dentro, ci sono i letti con i cuscini, tutto quanto, bellissimo, guardate che bella la yurta con il tetto, spettacolare. Oh, signori, buongiorno. Abbiamo avuto, penso, la notte di sonno più bella della nostra vita. È stata una cosa afrodisiaca. Sono le 4:30 e il sole è già sorto da 40 minuti perché appunto pare il fuso qua è un po' strano. Adesso ci imbarchiamo in macchina e ci dirigiamo verso il Khan Tengri. Il sole è già sorto e c'è un'alba molto molto bella dietro le nostre yurte. Bene signori, la nostra avventura al Khan Tengri non sta andando proprio come avevamo programmato, perché abbiamo dovuto parlare con un checkpoint di militari che non si capisce bene se voleva farci passare o meno. Alla fine ci hanno fatto passare, hanno detto che la strada era sgombera, invece lì dietro di noi abbiamo incontrato la strada chiusa, oltre quel ponte c'è una sbarra. Il tempo è drasticamente peggiorato, sta piovendo e lì si dovrebbe vedere la catena dei 7000 metri che non si sta vedendo. Quindi, peccato, gran peccato. La strada era custodita da un contadino solitario che abitava lì a fianco alla sbarra con le chiavi per aprirla. Dopo un po' di attesa l'abbiamo risolta alla maniera kazaka, ovvero ci siamo attaccati al clacson fino a quando non si è svegliato ad aprirci. Pensavamo di essere stati invadenti, ma abbiamo scoperto che in realtà fanno tutti così. E davanti a noi una valle strettissima, con un'unica strada sterrata che costeggia il fiume. Ogni volta che c'è pioggia intensa, il fiume va in piena e la strada viene completamente cancellata e i ponti vengono spazzati via. Ogni volta va trovata una via nuova. Questa è la strada per il Khan Tengri, un colosso di 7010 metri. Signori, eccoci in questo bellissimo sterrato della valle del Khan Tengri e nel niente, dopo 30 km adesso, 30 km a 10 km orari, c'è una yurta di fronte a me e sembra proprio essere abitata. Guardate là! Siamo arrivati esattamente dove dovevamo arrivare, ovvero in un cantiere che è una miniera d'oro. Dietro alle spalle il Khan Tengri e un kazako ci ha appena chiesto il compressore per gonfiare la sua motocicletta. Il nostro obiettivo era di camminare il più possibile fino ad arrivare ai ghiacciai sotto la montagna, ma non avevamo previsto la presenza dei soldati. I militari ci hanno impedito di proseguire a piedi da soli lungo la valle e soprattutto di campeggiare al suo interno. La motivazione è che l'area è di alta sensibilità militare e mineraria. Gli stranieri non sono ammessi qui. Questo non potevamo saperlo. Comunicare con i kazaki non è semplice, figuriamoci convincerli a fare uno strappo alla regola.
E quindi ci siamo accontentati di vedere queste immense montagne da un po' più lontano. La bellezza di fare questi viaggi senza programmi è proprio quella di vivere giorno per giorno, comunicare, stare con i locali e prendere tutto quello che ti capita come una novità. Il Kazakistan ti spinge all'avventura, dove le strade finiscono e il telefono non prende, è proprio lì che scopri i posti più belli e immacolati che la natura ha da offrire. In questi posti la miglior pianificazione è nessuna pianificazione, basta essere curiosi, sapersi adattare e lasciarsi sorprendere.